Non avrei mai pensato di portare sul canale un video riguardante i miei problemi personali. Non è un video a chiappaclic, non è una storia inventata, è semplicemente quello che da 3 anni a questa parte ho vissuto. E sono alquanto certo che l'autore, la fonte, l'origine dei miei problemi, chi mi ha causato tutti questi problemi, non si aspettava minimamente di essere sgamato al primo colpo. Adesso vi racconto tutto. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati e benvenuti sul canale. Oggi è una giornata strepitosa. Non solo è come meteo, attualmente ci sono circa 20 gradi, c'è un sole fantastico, ma semplicemente per tutte queste scartoffie che adesso vi racconterò, che mi hanno attanagliato per ben 3 anni. Adesso durante il video cercherò di andare in ordine, perché in realtà riassumere 3 anni in pochi minuti è veramente difficile, ma cercherò di essere chiaro, esplicito, senza fare riferimento a nessuno, perché altrimenti rischio di passare dalla ragione al torto. Ma il video è fatto semplicemente perché alcuni di voi potrebbero essere venuti in contatto con un mio profilo fake e quindi essere convinti che dietro quel profilo ci sia io, ma in realtà dietro quel profilo c'è un'altra persona che è stata condannata penalmente. Vedremo passo passo tutta la vicenda, dall'inizio alla fine. Per fare questo bisogna fare un salto all'ottobre del 2020 e quindi voltiamo pagina. Nel 2020 è semplicemente successo che sono venuto a conoscenza, banalmente, per caso, per mera fortuna o per sfiga dell'altra persona, sono venuto a conoscenza che qualcuno utilizzava le mie immagini, il mio nome, la mia età, la mia storia su un'applicazione che probabilmente alcuni di voi conosceranno, useranno, non lo so, comunque si chiama Badoo. Badoo è semplicemente una chat di incontri. Funziona così: io scelgo il sesso delle persone che voglio conoscere, l'età e la zona in cui intendo cercare. Compariranno delle immagini, io metto mi piace piuttosto che non mi piace. Se dall'altra parte la persona a cui ho messo mi piace metterà mi piace al mio profilo, l'applicazione non fa altro che matchare i nostri profili, metterci in contatto, e a quel punto io e l'altra persona potremmo iniziare a scambiarci messaggi anche privatamente. Potremmo scambiarci il numero di telefono, potremmo uscire, potremmo fare quello che vogliamo. Da quel momento in poi entrambi hanno i riferimenti, i contatti, le utenze dell'altra persona, dell'altro profilo. Faccio una piccola premessa. In questa storia, per evitare di dire i nomi reali delle persone, userò 2 nomi di fantasia. A lui daremo il nome di Omero, che è abbastanza desueto, quindi dubito che qualcuno possa ritrovarsi in questo nome. Al nome di lei daremo il nome di Gertrude. Gertrude e Cinzia sono amiche da anni, questo nella realtà dei fatti. Quando io ovviamente mi sono messo insieme a Cinzia, ho avuto modo di conoscere Gertrude. Questo è per farvi un po' capire la situazione. Gertrude una sera di ottobre manda dei messaggi strani a Cinzia. Per più giorni gli manda dei messaggi del tipo: Cinzia, come va? Come non va? Come va con Massimiliano? Stai ancora insieme a Massimiliano? Dove sta Massimiliano? Cinzia lì per lì mi racconta di questi messaggi, però né io né lei riusciamo a dare il peso al perché di questi messaggi. Qualche settimana dopo Gertrude mi contatta sul telefono, dico: ciao Gertrude, come va? Tutto bene? Massimiliano, sai che hai un profilo fake su Badoo? E dico: no, non lo so, e sto letteralmente cadendo dal pero. Sapete quelle vicende dove fin quando le ascolti che succedono agli altri è normale, poi quando succede a te in prima persona di normale c'è poco e nulla. Proseguiamo. Gertrude mi dice: no, perché sono entrato in contatto con questo profilo, si spaccia per te, ha il tuo nome, ha le tue foto, mi ha girato le foto, praticamente da Facebook mi ha preso le foto e si è registrato su questa applicazione col nome Massimiliano. Gertrude è arrivata a capire che non fossi io il vero Massimiliano. Perché? Perché scambiando i suoi numeri di telefono inizialmente chattavano, poi dalla chat sono passati al telefono, e per fortuna sono passati al telefono per un semplice motivo: perché Gertrude, amica di Cinzia, pensava che io stessi in qualche maniera divertendomi su quell'applicazione alle spalle di Cinzia, e per fortuna che è andata a fondo, perché se si fosse girata dall'altra parte probabilmente ad oggi io sarei inconsapevole di tutto quello che mi poteva o che mi è successo. Torniamo a noi.
Io non avevo la minima idea di chi potesse esserci dietro quel nick. Allora la cortesia che chiedo a Gertrude è semplicemente, visto e considerato che tu hai il numero di lui, ma lui non ha il numero di te, fammi una cortesia, durante una vostra chiamata, farlo parlare 30-40 secondi, un minuto, e vediamo se riesco dalla voce a riconoscere chi è. In un primo messaggio praticamente parlano 10 secondi, quindi per me è impossibile riconoscere la voce di lui. E quindi io l'indomani mi armo, vado in questura e faccio una denuncia verso anonimi raccontando quello che sto raccontando a voi. Nel mentre, il giorno dopo, Gertrude ha registrato un nuovo messaggio con Omero, un messaggio molto lungo, e in questo messaggio una telefonata molto lunga, e durante questa telefonata a me sono bastati 20 secondi per riconoscere la voce di chi c'era dietro quel nick. A quel punto non ho fatto altro che contattare un avvocato che ha integrato la mia denuncia querela, non più verso ignoti, ma bensì verso una singola persona. Tant'è che il mio avvocato mi ha detto: ma tu sei certo che dalla voce sia lui? Perché se non fosse rischi di passare veramente dei brutti momenti. Ho lavorato diversi anni al telefono, riconosco le voci dei clienti che non ho mai visto. Pensate che possa sbagliarmi sulla voce di una persona che ho frequentato per qualche anno dal vivo? No. Praticamente l'indomani il mio avvocato è andato in questura ad integrare la mia denuncia, che da anonimi si faceva ad personam. Nel frattempo non solo le telefonate ma anche la chat tra Omero e Gertrude andavano avanti. Più andavano avanti le chat e le telefonate e più Omero si faceva degli autogol clamorosi. Una piccola premessa, che poi piccola neanche è: la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede bene, anzi benissimo. Perché vi dico questo? Perché Gertrude vive a Roma. Roma non è proprio una città da 10 abitanti, da 100 abitanti, da 1000 abitanti, ma è da milioni di abitanti. E su Roma chi veramente mi conosce dal vivo si possono contare 10, 20, a dire tanto 30 persone, che probabilmente il match è stato o a Roma o nel luogo dove sia Gertrude che Omero vivono. Le possibilità che qualcuno di Roma conoscesse realmente me sono veramente scarne. È più facile fare sia il Superenalotto che trovare una persona che mi conosce realmente a Roma. Beh, Omero è stato particolarmente sfigato, che oltre a trovare la persona che conosce realmente me, ha trovato anche la persona che per fortuna non si è girata dall'altra parte, e ha avuto anche la sfiga esagerata di trovare una persona che dalla sola chiamata di 30 secondi ha riconosciuto la sua voce e non si è fatto scrupoli a denunciarla. Quando vi parlavo di autogol clamorosi, mi riferivo al fatto che Omero, messo nero su bianco, quindi via chat, ha una banale domanda di Gertrude, domanda che non so neanche io come gli sia venuta, ma per fortuna che gli è venuta: come mai hai questo numero di telefono così particolare? Lui si è fatto l'autogol clamoroso perché disse: tanti anni fa presso il gestore X era possibile scegliersi il numero di telefono, quindi il prefisso è quello del gestore. Le prime 2 cifre indicano il giorno della mia data di nascita, le seconde 2 indicano il mese della mia data di nascita e gli ultimi 3 sono 069, perché a me il 69 è il numero preferito. Quindi, messo nero su bianco, se mai ce ne fosse stato il dubbio, era un'ulteriore prova dell'autogol di Omero. Sempre perché era convinto, consapevole che fosse inattaccabile, che nessuno mai l'avesse sgamato. Peccato, come dicevo, che la sfiga ci vede benissimo. Morale della favola: Gertrude è stata chiamata in questura e ha confermato la versione che aveva dato anche a me. È stato chiamato anche Omero, il quale, qui c'è stato un altro autogol clamoroso, ha fatto 2 dichiarazioni che sono abbastanza folli. La prima, che non ha fatto altro che peggiorare la sua situazione, o meglio è stato un aggravante, e che secondo lui c'era stato uno screzio tra me e lui negli anni passati, e quindi lui per ripicca mi aveva fatto questo screzio. Peccato che tra me e lui di screzi non ce ne sono mai stati. Ad onor del vero, a rigor della prova, e la dimostrazione lo è il fatto che, andando a ritroso con la memoria, ci troviamo a ottobre, a dicembre furono chiamati in questura. Se non mi ricordo male, tra giugno e luglio io casualmente ero in Abruzzo quel weekend e mi trovai con alcuni ragazzi che provenivano da Roma, mi trovai a Mucciante. Loro erano lì a pranzo, mi dissero: se passi da queste parti, perché io gli dissi che facevo un giro per le montagne dell'Abruzzo, se passi da queste parti fermati che noi siamo a Mucciante a mangiare arrosticini. Mi fermo e Mucciante era così, perché la giornata era splendida. Tra l'altro c'era un raduno di Harley, quindi né io avrei mai potuto pensare di trovare Omero al raduno, perché non sapevo che avesse la moto, sinceramente.
né mai l'avrei trovato in mezzo a quel marasma di persone, e a dimostrazione del fatto che tra me e lui non ci fosse nulla, mi fermò lui, mi presentò quella che era ed è sua moglie, e quindi a dimostrazione che tra me e lui non potessero esserci screzi. Questo modo di operare, questo modo di comportarsi, questo modo di atteggiarsi mi ha dato l'impressione come di quei serial killer che ti danno tanti piccoli indizi quasi a sfidarti per prenderlo, ed è stato beccato con la mano nella marmellata. Morale della favola: prima di arrivare davanti a un giudice, ovviamente col mio avvocato ho cercato, con le buone, di risolverla economicamente. Ho detto: io non mi costituisco parte civile, la denuncia andrà comunque avanti perché non vi faccio riferimenti, altrimenti vi dico tutto quanto. In questo plico qui davanti a voi ci sono tutte le carte del processo, dalle varie chat ai vari messaggi vocali salvati su dispositivi magnetici, e anche a delle foto che ovviamente non sono mancate, foto con membri di fuori, membri a destra, membri a sinistra. Ovviamente nessuna di quelle foto lo rappresenta, perché adesso, a parte le parti intime che non conosco, non voglio conoscere, ma l'aspetto fisico, l'addome di quella persona è totalmente diverso dal suo, e quindi è palese che anche le foto che mandava non sono le sue, quindi proprio c'è quasi una perversione nel nascondersi, non mettere neanche le foto sue, ma non solo ti nascondi dietro un profilo che non è tuo, ma anche le foto che prendi non sono tue. Tra l'altro lui era convinto di chattare con una persona fatta in una certa maniera, e quindi questa roba lo intrigava ancora di più. Visto e considerato che con le buone non si è riusciti a portare a casa nulla, perché lui sosteneva addirittura che gli fosse morta la suocera era morta e lui aveva dovuto dare un aiuto economico al suocero. Ovviamente falsa la prima come falsa la seconda, perché fortuna vuole che il suocero è in una condizione economica che tutto è tranne che una persona disagiata, ed è una persona del tutto rispettabile. E praticamente siamo andati allo scontro in tribunale. Allo scontro in tribunale lui ovviamente non si è presentato e ha mandato davanti il suo avvocato, che ovviamente ha chiesto il patteggiamento, quindi si è beccato 1 anno di reclusione con il patteggiamento e sa lo sconto del 30%, quindi 8 mesi di reclusione. Essendo incensurato si è fatto 0 giorni di carcere, ma qui siamo in Italia, è normale così. Al pagamento delle spese processuali per 1.200 euro più spese accessorie, siamo arrivati intorno ai 1.630 euro, e poi a questo è da aggiungere una piccola parte di risarcimento che mi è stata fornita, ma del tutto irrisoria, perché con quel poco che mi è stato fornito sono riuscito a rientrare delle spese affrontate con il mio avvocato e a mettermi in tasca pochi euro. Ho preferito chiuderla lì e non andare avanti per cause civili, perché con determinate persone le cause civili non fanno altro che impoverire chi ha qualcosa e non certo portare a casa qualcos'altro. Quindi ho preferito chiuderla lì, ma il bello arriva adesso. Vi dicevo, la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo. Che cosa è successo? Che Omero nel frattempo, come vi dicevo, si era sposato, è sposato fino a prova contraria. Sfiga vuole che Omero è sposato con una persona che io non conosco benissimo, però le persone che ruotano intorno a quella famiglia io le conosco estremamente bene. Sono persone del tutto rispettabili, come lo saranno anche la moglie e la famiglia della moglie, ma le famiglie che ruotano intorno alla famiglia della moglie io le conosco estremamente bene da quando ero piccolo. Abbiamo fatto le scuole insieme, abbiamo fatto gli scout, abbiamo fatto tante attività, perché il paese era piccolo dove vivevo io, quindi vivevamo tutti lì. E quindi adesso non vado oltre, ma vi posso garantire che è vero, c'è stato un piccolo risarcimento, ma Omero avrà una vita difficile, questo ve lo posso garantire. Perché sto facendo questo video? Sto facendo questo video perché io non so Omero con chi è venuto in contatto, non so se è entrato in contatto con qualcuno di voi, se anche a qualcuno di voi ha mandato delle foto porno, non so in che termini lui si esprimeva, se con delle parolacce, con degli insulti, magari no, magari si è comportato con tutti bene, ma io questo non lo so, non lo posso sapere. Quindi questo video è semplicemente un video fatto sia per raccontarvi questo episodio, ma soprattutto affinché io possa andare in giro tranquillo e sereno, potrei andare tranquillamente in giro, inconsapevole di tutto, ma vi garantisco che se qualcuno delle vostre compagne avesse ricevuto 1 o 2 foto di quelle che ho visto io nel fascicolo di Omero, probabilmente se mi incontraste in giro 2 sberle me le dareste. Quindi, onde evitare di andare in giro e prendere sberle a destra e a manca da sconosciuti, sto facendo questo video qui. Mi auguro che questo video prenda un bel giro, se non altro
per evitare problemi a me. Se qualcuno che è entrato in contatto con Omero ed è stato offeso in qualche maniera, ovviamente alle prove, può banalmente fare una denuncia, perché questo Omero ha un nome e un cognome, e così non facciamo altro che incrementare la dose, perché Omero è vero che si è preso 12 mesi e ridotti a 8, ma adesso non è più incensurato, quindi la prima cazzata che fa Omero paga il vecchio e il nuovo. Quindi se qualcuno di voi è entrato in contatto con lui, ha le prove che è stato insultato o comunque ci sono dei reati, basta andare in questura e denunciare, quell'Omero ha un nome e un cognome. C'è una sentenza che è pubblica, è stata anche passata in giudicato e quindi siamo a posto tutti quanti. Ragazzi, spero che la storia di Omero vi sia abbastanza chiara, e in tutto ciò non vi dico Cinzia come sta. Cinzia si è rimasta particolarmente scottata perché dice: che figura che abbiamo fatto, i miei chissà che pensano. Per fortuna, dico a Cinzia, per fortuna siamo riusciti ad arrivarne a capo, punto primo, e per fortuna siamo riusciti ad appurarla, perché se noi non avessimo appurato questa notizia qui probabilmente saremmo inconsapevoli di tante piccole cose che sono accadute. Quindi è andata bene così, un capitolo che si chiude, non vedevo l'ora di raccontare. Sono 3 anni che non aspettavo altro che tirar fuori questo rospo, perché ci sono persone che ho evitato di chiamare, che erano molto vicine a lei e a lui, alla moglie di Omero e a Omero, che non volevo né tirare dentro per i capelli e né metterli tra l'incudine e il martello, non volevo far vivere male loro, e quindi ho preferito tenermi dentro per me tutta questa roba qua, e non vedevo l'ora di vuotare il sacco per liberarmi e a dire a tutti: guardate che dietro quel nick non ci sono io, ma c'è un altro emerito idiota che per fortuna la legge italiana ha colpito. Ragazzi, adesso vi saluto, il video è finito, vi ringrazio se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta benzina. Ciao, al prossimo video.